Ciao gente, come va? Spero siate carichi, perché oggi parliamo di un argomento molto importante, un po' difficile ma molto importante. E se lo imparate bene, riuscirete a parlare meglio di molti italiani. Sto parlando della consecutio temporum, un'espressione latina che si riferisce alla concordanza dei tempi tra la frase principale e la frase subordinata. Quando parliamo utilizziamo molte subordinate, sia all'indicativo che al congiuntivo, ma è molto importante che appunto il tempo della subordinata concordi perfettamente con quello della principale in base a quello che vogliamo dire. Allora, vediamo tutto nel dettaglio. Per prima cosa dobbiamo guardare ovviamente il verbo della principale e quindi chiederci se regge l'indicativo o il congiuntivo. Se avete ancora dei dubbi su quando dover utilizzare l'indicativo e quando il congiuntivo, vi consiglio di dare un'occhiata ai nostri video, appunto quando usare e quando non usare il congiuntivo. Dopo aver capito cosa regge il nostro verbo, dobbiamo ovviamente coniugarlo in un tempo che deve essere il tempo più opportuno in base a due fattori. Prima di tutto in base a quello che è il tempo e il modo del verbo della frase principale e poi in base a quello che noi abbiamo bisogno di comunicare, cioè in base al legame temporale che noi vogliamo attribuire tra le due azioni. Quindi se si tratta di anteriorità, oppure contemporaneità o posteriorità. Vediamo tutti i vari casi. Partiamo dall'inizio. Allora, guardiamo sempre chiaramente il verbo della principale. Il verbo è sapere, che è la forma affermativa, regge l'indicativo. Benissimo. Cos'altro possiamo dire? Che il nostro verbo è al presente indicativo. Perfetto, quindi quanto dobbiamo esprimere nella subordinata dipenderà dal tempo presente e dal modo indicativo. Adesso il tempo utilizzato nella subordinata dipenderà dal legame temporale che noi vogliamo attribuire alle due azioni. Se io, in relazione al presente, voglio parlare di un'azione che è già successa nel passato, dovrò utilizzare il passato prossimo. Dunque, per esprimere anteriorità. Io oggi so che tu ieri sei stato bravo. Quindi chiaramente l'azione è già successa rispetto al tempo in cui sto parlando. Se invece devo esprimere due azioni contemporanee e dunque che si svolgono nello stesso tempo, utilizzerò chiaramente il presente in relazione al presente, appunto. Io oggi so che tu oggi sei bravo. Le due azioni sono contemporanee. Se invece sto sempre parlando al presente, però mi devo riferire ad un'azione che rispetto al presente è futura, cioè deve ancora succedere, posteriorità, allora dovrò utilizzare il futuro semplice. Io oggi so che tu domani sarai bravo. Facile fin qui, non è vero? Vediamo cosa succede se il verbo della principale, che è sempre al presente indicativo, regge il congiuntivo nella subordinata. In realtà il ragionamento è lo stesso.
Allora, rispetto al presente, in relazione al presente in cui io sto parlando, voglio esprimere un'azione già successa, quindi passata, allora nella subordinata dovrò utilizzare il passato congiuntivo. Io oggi credo che tu ieri sia stato bravo. Anteriorità. Se invece mi voglio riferire ad un'azione che rispetto al tempo in cui sto parlando è contemporanea, dovrò utilizzare lo stesso tempo, e cioè il presente, chiaramente congiuntivo. Io oggi credo che tu oggi sia bravo. Contemporaneità. Se invece rispetto al presente in cui sto parlando mi devo riferire ad un'azione futura, non ancora successa, cosa succede? Sicuramente, se conoscete tutti e quattro i tempi del congiuntivo, sapete che non c'è il futuro. Perciò dovremo utilizzare esattamente il futuro semplice indicativo. Quindi, credo, oggi, che tu domani sarai bravo. Facile. Adesso le cose si complicano un pochino, ma seguite il mio ragionamento e non avrete nessun problema. Allora, prendiamo nuovamente nella principale un verbo che regge l'indicativo, ma lo prendiamo al passato. Dunque, il legame temporale tra la principale e la subordinata sarà in relazione al passato, perché è questo il tempo in cui mi sto esprimendo. Allora, immaginiamo che io un anno fa sapevo qualcosa. Benissimo, un anno fa sto parlando al passato. Ora bisogna capire qual è il legame temporale che io voglio attribuire rispetto al tempo in cui sto parlando. Se io ho bisogno di riferirmi ad un'azione successa ancora prima rispetto al tempo in cui sto parlando, dovrò utilizzare un tempo più passato del mio passato. Quindi, appunto, trapassato prossimo. Io, un anno fa, sapevo che tu 2 anni prima eri andato a Roma. Notate la differenza di tempo? Questa cosa la sapevo un anno fa, ma il fatto che tu fossi andato a Roma era successo 2 anni prima rispetto a questa azione qui. Dunque più passato del mio passato. Invece, per la contemporaneità non ci sono problemi. Se io devo esprimermi al passato, appunto, per riferirmi ad un'azione che è accaduta nello stesso tempo, dovrò utilizzare l'imperfetto, come tra l'altro il verbo della principale. Io un anno fa sapevo che tu un anno fa andavi a Roma. Nessun problema. Vediamo invece cosa succede con la posteriorità, e cioè se io sto parlando al passato, ma mi sto riferendo ad una azione che rispetto al tempo passato in cui sto parlando era futura. Quindi fate attenzione, oggi questa azione è già successa, perché sto sempre parlando al passato, però rispetto al tempo della frase principale, che supponiamo sia un anno fa, non era ancora successa. Quindi, per esempio, io sapevo un anno fa che tu 6 mesi dopo saresti andato a Roma. Quindi un anno fa sapevo questo. Tu 6 mesi dopo sei andato a Roma,
però rispetto a un anno fa era futuro. Cosa succede in questo caso? Ricorriamo al condizionale passato. Già, saresti andato. Praticamente al congiuntivo succede la stessa cosa, quindi se nella principale ho un verbo al tempo imperfetto, quindi un tempo passato, ma questo verbo regge il congiuntivo, in realtà il ragionamento è lo stesso. Quindi se io devo esprimere un'azione più passata di questa, dovrò utilizzare il trapassato, chiaramente congiuntivo. Un anno fa credevo che tu 2 anni prima fossi andato a Roma. Se invece le due azioni sono contemporanee nel passato, utilizzerò lo stesso tempo, quindi imperfetto, congiuntivo. Io, un anno fa, credevo che tu, un anno fa, andassi a Roma. E infine, come vi ho già detto prima, il congiuntivo manca di futuro. Quindi, per esprimere il futuro nel passato, quindi un'azione che rispetto al tempo in cui sto parlando era futura, ma che ora ormai è già successa, come per il primo caso, per il caso che abbiamo visto prima, utilizzeremo il condizionale passato. Io un anno fa credevo che tu 6 mesi dopo saresti andato a Roma. Altra piccola informazione che riguarda il congiuntivo quando nella principale abbiamo il condizionale. Allora, vediamo cosa succede se nella principale abbiamo un condizionale presente. Benissimo, quindi chiaramente occorre utilizzare il congiuntivo nella subordinata, ma quale tempo del congiuntivo lo dovete decidere voi in base al legame che dovete esprimere. Se voi state parlando al presente del condizionale, quindi per esempio per esprimere un desiderio attuale, ma volete esprimere anteriorità, dovrete utilizzare il trapassato congiuntivo. Fate attenzione, il trapassato e non il semplice passato. Io vorrei oggi che tu ieri fossi stato più buono. Quindi ormai questa azione è già successa. Non può essere espressa al presente perché è successa ieri. Però io lo vorrei oggi. Ecco perché anteriorità. Trapassato congiuntivo. Se invece voglio esprimere un desiderio attuale di qualcosa che deve succedere ora, nello stesso momento, quindi contemporaneità, allora uso l'imperfetto congiuntivo. Fate attenzione, imperfetto e non presente. Vorrei che tu fossi più buono. Ma ricordatevi che utilizziamo la stessa frase anche per esprimere posteriorità. Io vorrei che tu domani fossi più buono. I verbi restano uguali. Quindi, ovviamente, dipenderà un po' dal contesto. Capire se si tratta di contemporaneità e posteriorità, perché una frase da sola così le può esprimere entrambe. Vediamo invece cosa succede se nella principale abbiamo un condizionale però passato, quindi per esprimere per esempio un desiderio ormai passato. Allora, succede praticamente che nella subordinata, in questo caso,
possiamo utilizzare solo il trapassato congiuntivo, qualunque sia il legame che voi vogliate attribuire alle due azioni, quindi sia per anteriorità, sia per contemporaneità che per posteriorità. Quando nella principale abbiamo un condizionale passato, nella subordinata avremo un trapassato congiuntivo. Io, ieri, avrei voluto che tu, avantieri, fossi stato più buono. Io, ieri, avrei voluto che tu, ieri, quindi contemporaneità, però nel passato, fossi stato più buono. Io, avantieri, avrei voluto che tu, ieri, fossi stato più buono. Lo volevo avantieri, ma rispetto ad avantieri, questo sarebbe stato futuro, perché io avantieri volevo che tu ieri fossi stato più buono. Quindi, per tutti e tre i legami, la frase non cambia. Pertanto, ovviamente, in questi casi avete sempre bisogno di ricorrere al contesto. Ma se utilizzate lo stesso soggetto sia nella principale che nella subordinata, sia in relazione al presente, sia in relazione al passato, per esprimere anteriorità o contemporaneità, dovete utilizzare il semplice infinito. Vi faccio vedere un esempio. Io oggi, quindi presente, so che io oggi, contemporaneità rispetto al presente, sono bravo. Ma noi non diciamo così e quindi utilizziamo l'infinito. So di essere bravo. Se invece il legame è quello di posteriorità, sia rispetto al presente, sia rispetto al passato, non potete seguire la regola dell'infinito, anche se il soggetto è lo stesso, e quindi comunque dovete utilizzare i tempi che abbiamo già visto all'inizio del video. Come va? Dopo tutte queste informazioni, spero siate carichi e spero abbiate visto tutti gli altri nostri video legati al congiuntivo. Però, se non doveste averlo fatto, vi consiglio di darvi un'occhiata. Sia per quanto riguarda i video della morfologia, quindi come formare i 4 tempi del congiuntivo, e sia quando usare, ma anche quando non usare il congiuntivo. Troverete tutti i link nella descrizione di questo video. Allora, per oggi la nostra lezione finisce qui. Però, se volete la spiegazione scritta e tutti gli esercizi su questo argomento, andate sul nostro sito www.lerniamo.com. Troverete il link diretto nella descrizione. Inoltre, per qualsiasi dubbio o richieste per nuovi video, mandateci una mail a info@lerniamo.com. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Inoltre, continuate a seguirci anche su Facebook, Instagram e Twitter per tante novità. And guys, if you think your Italian isn't so good, you can even send us an email or a message in English and Spanish or German or French. We will answer in no time. Cosa aspettate? Ciao!